Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e oggi vediamo un monopattino molto interessante che diventa ancora più interessante durante questi 2 giorni del Prime Day, il 12 e il 13 di luglio. Questo monopattino è lo New KQi3, la mia versione è la versione intermedia Pro. Esistono altre 2 versioni, la versione base che è la versione Sport, che non ha il doppio freno a disco, ce l'ha solamente davanti, mentre la mia versione, che è la versione Pro, non ha solamente il doppio freno a disco davanti e dietro, ma ce l'ha anche a doppia trazione, che adesso spiegherò che cos'è e quali vantaggi ha. Per quanto riguarda le altre differenze, abbiamo una potenza del motore differente, la versione Sport è da 300 watt mentre la versione Pro è da 350 watt e la versione Max è da 450 watt. Non solo, ovviamente tutte e tre sono supportati da 3 capacità di batterie differenti che di conseguenza danno una autonomia differente. Per esempio la batteria della versione Sport ha una capacità di 365 watt/ora, mentre la versione Pro, che è questa, ha una capacità di 486 watt/ora e la versione Max ha una capacità di 608 watt/ora. Tutte e tre hanno un voltaggio della batteria di 48,1 volt nominale, ovviamente, perché sono 13 celle in serie, di conseguenza cambia l'autonomia e il peso variando la batteria. La versione Sport ha un'autonomia di 40 km, mentre la versione Pro, che è questa, ha un'autonomia di 50 km e la versione Max di 65 km. Ma non sono solamente queste le differenze, perché abbiamo il diametro della gomma che è differente nella versione Sport, che secondo me è una categoria completamente differente, mentre la categoria Pro e la categoria Max sono simili, per esempio al Ninebot G-Max 30, ma sono superiori secondo me, e questo lo vedremo in questo video, per tanti versi, e sono anche molto più convenienti, specialmente in questi giorni del 12 e il 13 di luglio durante il Prime Day. Anche il peso varia non di tanto, per esempio la versione Sport ha un peso di 18 kg, mentre la Pro sono 20,3 kg e 21 kg invece la versione Max. Quando provi questo monopattino 3 cose ti colpiscono tantissimo: la sua stabilità, la frenata, non solamente dal punto di vista di frenata in sé, ma anche la tecnica di frenata, che è molto differente e mi piace tantissimo. E la terza cosa è un misto tra qualità, perché si vede la qualità, l'aspetto è fantastico, ma anche la cura nei dettagli, dall'applicazione che adesso vedremo, alle luci, alla pedana, ergonomia, facilità di utilizzo, ma soprattutto sicurezza anche per utilizzatori senza esperienza. Ma andiamo in ordine dal diametro delle gomme, che sono tubeless tra l'altro, quindi antiforatura, che sono anche molto morbidi, superando alla mancanza di ammortizzatori sia davanti che dietro. Non solo la struttura della pedana, che è in plastica da questa parte qua e anche da sotto, tranne il fondo che è metallico, e queste barre fanno sì che il monopattino, nonostante che non abbia gli ammortizzatori, sia abbastanza comodo anche sul pavé, naturalmente non sui sanpietrini perché shakera tantissimo. Il diametro delle gomme è di 9,5 pollici, il motore della mia versione, come ho detto, è di 350 watt con una coppia e spinta in salita davvero impressionante per il wattaggio dichiarato di questo motore. D'altra parte
Tutte e tre le versioni hanno una velocità massima limitata a 25 km all'ora. Per quanto riguarda la congruità del GPS con il tachimetro di bordo, come potete notare sono congrui, e questa è la schermata, una schermata differente rispetto a quella che vediamo di solito, perché è la schermata dell'applicazione direttamente di New, dove ci fa vedere un sacco di altre informazioni molto utili. Adesso proviamo la velocità massima nella solita salita. In questo momento sono a 25 km all'ora, continuo a mantenere 25 km all'ora fino al punto più forte della solita salita. Probabilmente se avessimo potuto sbloccarlo sarebbe andato molto più veloce. Questo sia sul piano ma anche in discesa. Perché dico in discesa? Perché questo monopattino, anche se disabilitate completamente il recupero energetico, frena lo stesso superati i 25 km all'ora, con una frenata rigenerativa che ricarica la batteria, così da mantenere questa velocità. Naturalmente, se volete, potete attivare tramite l'applicazione recupero energetico, e ogni volta che lasciate l'acceleratore il monopattino rallenta a seconda della scelta che avete fatto, recuperando dell'energia con questo rallentamento. Io ho visto che il recupero energetico forte in una discesa davvero molto forte fa arrivare il monopattino a un completo arresto anche con il mio peso. Sicuramente apprezzerai questa cosa se abiti in collina o in montagna, perché recuperi davvero tanta energia quando sei in discesa, che utilizzerai quando sarai in salita. Io personalmente l'ho disattivata perché non ho tante salite e discese, preferisco scorrere sul piano piuttosto che rallentare quando lascio l'acceleratore. Proviamo adesso a vedere cosa succede con il recupero energetico disattivato. Ho accelerato al massimo, siamo a 30 km all'ora, li mantiene con il mio peso, nonostante che la rigenerazione di energia non è attiva, ma la sento attiva perché cerca di rallentare e mantenere 25 km all'ora. Anche se accelero non succede niente. Adesso tocco il freno ma non arrivo fino al disco, vediamo quanto rallenta in fretta, molto in fretta devo dire. E adesso riprovo un'altra volta con entrambi i freni completamente, ecco. Molto buoni i freni. Ok, adesso ho attivato il recupero energetico al massimo della sua potenza, vediamo come se la cava, quanto sarà potente questo motore a frenare solamente con il freno motore rigenerativo. Adesso mollo solamente l'acceleratore, come puoi notare non tocco il freno, e vediamo cosa succede. Sta rallentando pian piano, sta rallentando, 17 km all'ora è in discesa, 13 km all'ora solamente con il freno motore, 9 km all'ora mi sto fermando completamente solamente con recupero energetico. Quindi se siete in montagna, ecco, potete tranquillamente utilizzare questo monopattino e recuperare un sacco di energia durante le discese e utilizzarla per le salite. Per quanto riguarda invece i freni, sono spettacolari. La frenata rigenerativa è graduale, ovvero man mano che premete la leva del freno, man mano che aumenta la decelerazione tramite frenata rigenerativa, per arrivare poi a iniziare a toccare il disco. Quindi entra in azione la frenata tramite il freno a disco a doppia trazione. Che cos'è il freno a disco a doppia trazione? Solitamente in tutti i monopattini che abbiamo visto sul canale, tranne questo, abbiamo una sola pastiglia che si muove, l'altra è fissa, a differenza di questo sistema che, come potete notare, tutte e due le pastiglie contemporaneamente andranno a premere sul freno. In cosa si traduce questo tecnicamente e praticamente? Beh, praticamente, come potete notare, il freno è davvero molto morbido e sarà anche molto graduale. Questo lo noterai subito appena utilizzi questo monopattino. La frenata davvero molto precisa, e noterai che alla fine, prima di bloccarsi la ruota, avrai più controllo. È difficile, davvero molto difficile da spiegare, ma se lo provi lo capirai. I freni sono molto decisi anche quando premi fortemente, e dal punto di vista tecnico abbiamo un consumo omogeneo di tutte e due
le pastiglie, che dureranno anche più nel tempo. Qualcuno potrebbe pensare che i freni sono troppo molli perché arrivano fino in fondo, come puoi notare. Ecco, questa è una cosa fatta apposta. Si può ovviamente limitare la corsa facendoli un po' più decisi, ma secondo me questa taratura è perfetta per evitare di far scivolare la ruota. Adesso vi faccio vedere, per esempio, riprendo velocità, freno con il freno dietro con un dito e come puoi notare la ruota posteriore ha fatto fermare immediatamente il monopattino senza bloccarsi. Si è bloccata una specie di ABS tarata in questo modo perché è entrata la frenata rigenerativa assieme al freno a disco che non era tanto forte da bloccare la ruota e quindi perdere aderenza. E questo solamente col freno posteriore. Col freno anteriore ancora meglio, ma se usiamo tutti e due i freni questo è il risultato, una frenata immediata in pochissimo spazio. Piegare il KQ i3 e trasportarlo è molto facile. Abbiamo tra l'altro una doppia sicurezza, qui abbiamo una levetta. Una volta che apriamo la levetta, come puoi notare, il manubrio non si può sbloccare così. Eventualmente, se non lo chiudiamo correttamente, non abbiamo un manubrio che viene verso di noi e ci causa guai. Finché non spingiamo la levetta verso il basso non si sblocca il manubrio. Una volta sbloccato possiamo bloccare il manubrio così, e una volta bloccato possiamo trasportarlo tranquillamente. Ovviamente, come ho detto, un punto a sfavore di questo monopattino è il peso. Naturalmente abbiamo dei vantaggi che sono la potenza del motore, l'autonomia, la capacità della batteria. A questo punto ti faccio notare l'ottima gestione dei cavi, che è gestita tutta all'interno del tubo del manubrio. Questo è il cavo del freno, ma solitamente il cavo del freno non ha nessun problema anche se scorre fuori dal manubrio. Qua scorre per un pezzo fuori dal manubrio e poi passa all'interno, mentre i cavi sono protetti all'interno anche di una molla per tutta la lunghezza del manubrio. Rimettere a posto il manubrio è molto facile, si può fare anche con una mano sola, come puoi notare tramite la spinta di questo bottone. Una volta alzato il manubrio, come puoi notare, si blocca, e una volta fatto puoi spingere la sicura sempre con una mano sola. Il gancio del manubrio si può utilizzare anche per appendere qualche sacchetto o qualcosa sopra il manubrio. Se provi questo monopattino noterai che la frenata, la stabilità sul rettilineo e anche in curva è di gran lunga superiore al Ninebot Max G30. Questo grazie non solo alla frenata tramite freno a disco a doppia trazione, ma anche la frenata rigenerativa, che è tarata davvero molto bene, la larghezza della pedana, la lunghezza del manubrio di 55 cm, che è più lungo rispetto a quello del Ninebot. Non solo, cosa molto importante che abbiamo sottolineato in vari video, è l'inclinazione del manubrio, che è inclinato a 25 gradi indietro. Sul manubrio abbiamo l'acceleratore che, come puoi notare, non parte da zero. Non abbiamo la possibilità di avere lo zero start attivabile o disattivabile tramite l'applicazione nuova. L'applicazione vecchia invece prevedeva il cruise control, ovvero se spingi l'acceleratore lo mantieni per qualche secondo, il monopattino mantiene la velocità. Ecco, questo non ce l'abbiamo, ma non abbiamo neanche la possibilità di attivare lo zero start. Se vuoi attivare queste due funzioni, che secondo me sono state tolte per sicurezza, ti lascio l'APK della vecchia applicazione che puoi installare, attivare e disattivare queste due funzioni. Ad oggi nessuno è riuscito a sbloccare la velocità di questo monopattino, purtroppo, tranne tramite modifiche hardware, quindi cambiando l'ESC, cosa che non consiglio perché cambiano tante proprietà di questo monopattino. Una cosa alla quale ci metterai un po' per abituarti è la modalità di partenza di questo monopattino, perché diversamente da tutti gli altri monopattini, se ne hai provato uno, per partire, se non hai attivato lo zero start, basta accelerare e poi spingere il monopattino. Appena raggiunge 4 km all'ora parte, e a questo punto potrai controllare la velocità tramite l'acceleratore. Questo non funziona così, perché se acceleri e spingi il monopattino non parte, dovrai spingere prima il monopattino e poi accelerare. Adesso accelero e parto e non parte. Devo partire e poi accelerare.
Sul manubrio abbiamo un piccolo campanellino meccanico abbastanza udibile, direi, e lo schermo davvero molto visibile anche sotto i diretti raggi del sole. Qui abbiamo un monobottone, se clicchiamo una volta teniamo premuto il bottone, accendiamo e spegniamo il monopattino. Se clicchiamo una volta il monopattino possiamo cambiare il limite di velocità ecologico, che limita la velocità a 15 km all'ora, alla velocità massima di 15 km all'ora. Se clicchiamo 2 volte possiamo accendere e spegnere la luce interna del faro anteriore, perché come puoi notare, una volta acceso il monopattino, il contorno del faro è sempre acceso. Abbiamo anche un catarifrangente sotto questo faro, anche la luce dietro rimane sempre accesa quando accendiamo il monopattino, non abbiamo la possibilità di spegnerla, che si illumina di più alla pressione della leva del freno. Sicuramente avrai notato l'illuminazione dello schermo che cambia una volta che abbiamo acceso la luce, perché si presuppone che accendiamo la luce durante la notte e l'illuminazione diventa molto forte, così da dare fastidio, e in automatico si abbassa una volta che accendiamo le luci. Se premiamo 3 volte il bottone possiamo cambiare da miglia all'ora a chilometri all'ora. Per quanto riguarda l'attivazione della modalità area pedonale, si attiva premendo 5 volte il bottone sullo schermo, 1, 2, 3, 4, 5, e compare un piede, appunto. Adesso proviamo questa modalità. Come potete notare sono a 6 km all'ora, che è il limite di legge nell'area pedonale. Il monopattino spinge ma arriva al massimo a 6 km all'ora. Si esce da questa modalità premendo un'altra volta il bottone per andare nella modalità standard. Con il monopattino arriva un gigantesco caricabatterie davvero grosso, con un connettore proprietario che si può connettere per caricare il monopattino in ambedue i versi. Questo tipo di connettore speciale è ottimo per l'acqua. Se prende acqua non succede niente. Nonostante questo, come puoi notare, qui abbiamo uno sportellino protetto da un silicone che copre completamente il connettore per proteggerlo dall'acqua. E una volta che esauriamo completamente la batteria, questo caricabatterie ci impiega 5 ore a caricare la versione Sport, che ha 10 Ah come capacità. 10 Ah diviso 2 A di velocità di carica sono 5 ore ovviamente. E come puoi notare qui, per quanto riguarda il voltaggio massimo al quale fa arrivare la batteria, questo caricabatterie è di 53,5 volt e non 54,6. Rarissimamente troviamo questa cosa in monopattini o bici elettriche. Ogni volta che la trovo in una ditta ve lo dico, perché mi piace tantissimo, e questo significa che questo monopattino possiamo anche caricarlo al massimo, lasciarlo carico senza preoccuparci che possa rovinarsi la batteria. Naturalmente, come dico sempre, se vogliamo lasciare il monopattino, non utilizzarlo per lungo periodo, è meglio caricarlo, lasciarlo al 50-60% e controllare la carica ogni mese, che non sia scesa, perché se scende completamente la batteria muore, e questo vale per qualsiasi tipo di batteria al litio. Sullo schermo, oltre alla velocità, non abbiamo altro che l'indicatore di connessione all'applicazione tramite Bluetooth e le tacchette, che sono 5 di livello di carica della batteria. Tutto il resto viene gestito direttamente tramite l'applicazione, la quale ci fa vedere i chilometri residui che abbiamo. Abbiamo la possibilità di vedere uno storico, quanti chilometri abbiamo fatto e quanto abbiamo consumato durante ogni viaggio. Abbiamo le statistiche di guida e quanto abbiamo fatto totalmente con il monopattino. L'applicazione ci permette anche di monitorare la corsa attuale, dove abbiamo il livello di batteria, quanti chilometri di residui di autonomia abbiamo, l'angolo di inclinazione, il grado di inclinazione, l'altitudine, il tempo di guida, la velocità media, la velocità massima, eccetera eccetera. L'applicazione ci dà la possibilità ovviamente di aggiornare il firmware del monopattino, eventualmente se ci fosse un aggiornamento. Appena arrivato mi ha chiesto di aggiornarlo, l'ho aggiornato. Abbiamo la possibilità di gestire il recupero energetico, che è differente rispetto alla frenata rigenerativa, perché entra in funzione quando non acceleriamo, quindi lasciamo l'acceleratore, e questo in aggiunta alla frenata rigenerativa quando premiamo la leva
del freno. Abbiamo il blocco rapido. Che cos'è il blocco rapido? Intanto vediamo che cos'è il blocco normale tramite l'applicazione. Attivando il blocco tramite l'applicazione compaiono queste due puntine rosse sullo schermo, e se qualcuno tenta di spostare il monopattino entra in funzione un allarme che è davvero molto basso, ma d'altra parte comunque, come puoi notare, qua la ruota è bloccata, non mi permette di muovere il monopattino, creandomi un po' di difficoltà. Ovviamente è una cosa in più questa qui, perché non impedisce al ladro di piegare comodamente il manubrio, sollevare il monopattino e andarsene. Tra l'altro la vecchia applicazione permetteva di mettere una password per il blocco, quindi se qualcuno si connette al monopattino con la sua applicazione non può sbloccarlo se non ha la password. La nuova applicazione non ha questa funzione, probabilmente perché hanno ricevuto troppe chiamate di qualcuno che si è dimenticato la password, ed è un peccato. D'altra parte, comunque, come ti ho detto nella descrizione di questo video, anche su sindromedashopping.com.it o quello che vuoi, troverai l'applicazione vecchia APK che puoi installare e utilizzare la funzione password eventualmente se ti è utile. Per quanto riguarda invece la funzione di blocco rapido, una volta attivata possiamo premere il bottone di accensione e spegnimento, tenerlo premuto anche dopo lo spegnimento del monitor per un po', che entra in azione il blocco della ruota e l'antifurto. E per sbloccarlo sinceramente non ho trovato nessuna informazione a riguardo, tranne sbloccarlo tramite l'applicazione che non si connette in automatico, tranne se clicchiamo questo bottone adesso connesso, che posso sbloccarlo. Quindi questa funzione sinceramente non è utile, anzi potrebbe essere anche dannosa, perché se qualcuno si dimentica il cellulare a casa oppure si scarica mentre è in giro, ha insistito un pochino col bottone senza accorgersi, ecco che si blocca il monopattino e non si torna a casa. Quindi consiglio vivamente di disattivare questa funzione. Nell'applicazione è inclusa una modalità personalizzata che ci permette di limitare la velocità massima alla velocità che scegliamo noi. A cosa utile questo? Sicuramente se abbiamo un bambino o una persona che non è capace di andare in monopattino, la nonna, per esempio la zia che ha paura di andare col monopattino, possiamo limitarle la velocità, personalizzarla, così da rendere l'esperienza con questo monopattino più piacevole. L'applicazione ci mostra il numero seriale, il numero del telaio, il numero della batteria e il voltaggio e anche la capacità della batteria in ampere ora. Non solo, anche il numero di cicli di batteria. Tutte queste informazioni sono molto utili. Eventualmente se vuoi vendere da usato questo monopattino puoi far vedere quanti cicli di batteria che hai usato e puoi dire veramente che come nuovo o quanto è stato utilizzato davvero. Se ci sono problemi puoi anche copiare e mandare il numero seriale del monopattino alla ditta che stranamente garantisce anche la batteria, il caricabatterie, tutto il resto, motore eccetera eccetera, per 2 anni, cosa davvero inusuale, specialmente per la batteria, che garantiscono di solito come produttori al massimo 6 mesi. Questa è la prima volta che lo vedo. Infatti la ditta New è famosa per la produzione di scooter elettrici, e presumo che questa garanzia sia data dal fatto che sappiano quello che stanno facendo. Per quanto riguarda il manuale di istruzioni, un manuale di istruzioni completo in tutte le lingue, compresa la lingua italiana. Il monopattino arriva completamente montato tranne la parte superiore del manubrio, che si infila solamente nel tubo del manubrio, si stringe tramite la brugola in dotazione, e le gomme arrivano gonfiate perfettamente alla pressione indicata sulle gomme, ma ci danno anche questo raccordo eventualmente per gonfiare, se dovessimo aver bisogno, la ruota posteriore e abbiamo difficoltà con il nostro compressore. Una cosa che mi ha fatto sorridere piacevolmente è che il manuale di istruzioni indica che cosa arriva nella scatola e ci sono 5 viti, mentre quelle che ci servono per montare il manubrio sono solamente 4, ne avanza uno che qua è indicato come di riserva. E mi fa sorridere perché ogni volta che trovo qualcosa in più dico: ma chissà che ho dimenticato qualcosa o è una cosa in più, ti viene sempre il dubbio. Qua invece è scritto. Infine, per quanto riguarda l'impermeabilità, è dichiarato IP54, quindi possiamo andare tranquillamente sotto la pioggia, in pozzanghere, non possiamo immergerlo e non possiamo abbandonarlo sotto la pioggia. Come al solito nella descrizione del video e anche su sindromedashopping.it troverai altre informazioni utili, link e coupon sconto eventualmente.
ma in questi 2 giorni, come ho detto, è molto conveniente. Se hai delle domande lasciale giù nello spazio commenti, nel frattempo ti saluto e ciao, alla prossima.